Quello che sto per dirti ti farà rabbia, ma cambierà tutto. La persona che ti manipola, ti provoca, ti fa impazzire. Tu gli stai dando esattamente quello che vuole, il tuo dolore, la tua rabbia, il tuo tempo. Ma se impari questo segreto che sto per svelarti, diventi intoccabile, letteralmente. Oggi scopri come trasformare il silenzio nella tua arma più letale. Il potere nascosto di chi non reagisce più. Ti dico una cosa che nessuno ti ha mai spiegato. Quella persona che ti tormenta, che sa sempre come ferirti, che sembra conoscere tutti i tuoi punti deboli, non è un genio della psicologia. È solo un vampiro emotivo che ha imparato a nutrirsi delle tue esplosioni. Pensa a un bambino che fa i capricci. Cosa vuole? Attenzione, reazione, dramma. E quando non la ottiene, smette. Semplice. I manipolatori adulti funzionano esattamente allo stesso modo, solo che sono più sofisticati nei loro metodi. Per anni hai ballato la loro musica. Ti dicevano qualcosa e tu rispondevi. Ti provocavano e tu esplodevi. Ti ignoravano e tu li inseguivi. Eri prevedibile come un orologio svizzero e loro lo sapevano. Ma cosa succede quando cambi completamente strategia? Quando invece di urlare, sorridi? Quando invece di giustificarti, ascolti in silenzio? Ecco cosa succede. Vanno completamente fuori di testa. Perché hai rotto il loro schema? Marco Aurelio, l'imperatore filosofo, lo aveva capito perfettamente. Tutto quello che sentiamo è un'opinione, non un fatto. Il punto è questo: tu non devi più giustificare la tua esistenza a nessuno. La tua pace interiore non è negoziabile. Il silenzio li terrorizza perché è l'unica cosa che non riescono a controllare. Possono controllare le tue parole girandole contro di te. Ma il tuo silenzio, quello è tuo, completamente tuo. Oggi, quando qualcuno cerca di provocarti, al lavoro, in famiglia, ovunque, invece di rispondere immediatamente, conta mentalmente fino a 10. Poi sorridi e cambia argomento. Noterai come questa semplice pausa rompe completamente il loro schema. Il vero costo delle esplosioni emotive. Ti svelo un segreto che l'industria farmaceutica non vuole che tu sappia. La maggior parte dei tuoi problemi di salute deriva dalle tue reazioni emotive eccessive. Stress, ansia, problemi cardiaci, disturbi del sonno. Tutto collegato al modo in cui gestisci emotivamente quello che ti succede. Ogni volta che esplodi, che ti arrabbi, che ti disperi per qualcosa che qualcuno ha detto, non stai pagando solo un prezzo emotivo. Stai pagando un prezzo fisico, mentale, spirituale. È come se ogni reazione eccessiva fosse una piccola dose di veleno. Marco Aurelio lo aveva capito. Quante volte ci siamo tormentati per cose che non sono mai accadute. Pensa a quante volte hai perso il sonno per una discussione, quante volte hai rovinato una giornata per un commento stupido. Ma il prezzo vero non è quello che paghi sul momento, è quello che paghi a lungo termine. Ogni reazione emotiva esagerata è come un piccolo investimento nel tuo futuro malessere. Il tuo corpo e la mente tengono conto di tutto. C'è una buona notizia. Puoi invertire questo processo. Puoi iniziare a investire nella tua pace mentale invece che nel tuo caos emotivo. Ogni volta che scegli di non reagire, stai investendo nel tuo benessere futuro. Pensa al tuo corpo come a una macchina. Ogni reazione emotiva è come mandare il motore al massimo senza necessità. Puoi farlo qualche volta, ma se diventa un'abitudine, la macchina si rompe prima. Stasera, prima di andare a letto, fai questo. Ripensa alla giornata e identifica un momento in cui ti sei arrabbiato inutilmente. Poi immagina come sarebbe andata se fossi rimasto calmo. Scrivi la differenza su un foglio. Questo ti aiuterà a vedere il vero costo delle tue reazioni. Quando stare fermi è la mossa più intelligente. Ma così sembri un codardo, ti sussurra quella vocina nella testa. La gente penserà che non hai carattere. E sai cosa ti dico? Fagli pensare quello che vogliono. Perché mentre loro confondono il rumore con la forza, tu stai diventando invincibile. Epitteto era nato schiavo. Ha passato i primi anni della sua vita a subire violenze e umiliazioni. Eppure è diventato uno dei filosofi più influenti della storia. Come?
capendo che la vera libertà non dipende dalle catene fisiche, ma dalle catene mentali che ci mettiamo da soli. Lui diceva: non puoi controllare quello che ti succede, ma puoi sempre controllare come rispondi. E questa è la differenza tra essere un guerriero e essere un soldato. Il soldato reagisce, il guerriero sceglie. Quando rimani immobile di fronte alla provocazione, non stai scappando, stai dominando. È come un grande maestro di arti marziali che lascia che l'avversario si stanchi da solo, invece di sprecare energia per bloccarlo. Il mondo di oggi ha perso questa saggezza. Viviamo nell'era della reazione istantanea. Qualcuno dice qualcosa sui social e dobbiamo rispondere. Qualcuno ci manca di rispetto e dobbiamo vendicarci. Ma questa è la trappola in cui cadono i deboli. Pensa a una montagna durante una tempesta. La montagna non urla contro il vento, semplicemente rimane lì, immobile, e alla fine la tempesta passa. E la montagna è ancora lì, più forte di prima. L'immobilità non è passività, è controllo assoluto. È la capacità di scegliere consapevolmente quando agire e quando non agire. La prossima volta che qualcuno ti critica ingiustamente, prova questo. Respira profondamente, guarda quella persona negli occhi e di semplicemente «interessante punto di vista», senza aggiungere altro. Vedrai come la tua calma li disarma completamente. Smettere di accettare tutti gli inviti al conflitto. Ascolta bene questa verità che ti libererà per sempre. Non sei obbligato a presentarti a ogni battaglia a cui ti invitano. Non importa quanto ti provochino, quanto ti insultino, quanto cerchino di trascinarti nel loro inferno personale. Tu puoi sempre dire di no. Per anni ho creduto che non rispondere fosse codardia, che se qualcuno mi mancava di rispetto dovevo immediatamente difendermi. Risultato? Ero costantemente esausto, sempre arrabbiato, sempre coinvolto in drammi che non mi portavano da nessuna parte. Seneca lo spiegava magnificamente. Ogni giorno dovrebbe essere strappato via da noi stessi. Il punto è questo: il tuo tempo è limitato, la tua energia è limitata e ogni volta che le sprechi in battaglie inutili, stai letteralmente rubando vita alla versione migliore di te stesso. Come fai a capire quali battaglie vale la pena combattere? Fatti sempre queste domande. Questa battaglia mi avvicina ai miei obiettivi. Questa persona si merita le mie energie migliori. Fra un anno ricorderò ancora questa provocazione. Il bello di questo approccio è che diventi estremamente selettivo. Non sprechi più energie su colleghi invidiosi. Non perdi più tempo con ex che cercano di farti sentire in colpa. Non ti fai più trascinare in discussioni sterili sui social media. E quando inizi a essere così selettivo, la qualità della tua vita migliora drasticamente. Hai più tempo per le cose che contano, più energia per le persone che ami, più chiarezza per decisioni importanti. Domani, quando qualcuno cerca di coinvolgerti in un conflitto o dramma, prova questa frase magica. Non è una priorità per me in questo momento. Poi cambia fisicamente posizione o argomento. Vedrai come questa semplice frase ti libera da 90% dei drammi inutili. La forza segreta di chi sa aspettare. Ma se non faccio niente, la gente penserà che sono debole. Questa è la bugia più grande che ci hanno venduto. L'idea che per essere forti dobbiamo sempre reagire, sempre rispondere, sempre dimostrare qualcosa. Ti dico una cosa, la forma più alta di potere è non dover dimostrare di averlo. Pensa agli uomini più potenti della storia. Non urlavano costantemente per farsi sentire, non reagivano a ogni provocazione. La loro forza era così ovvia che non aveva bisogno di essere esibita. Epitteto lo spiegava così: come il mare rimane indifferente ai sassi che gli vengono lanciati, così l'uomo saggio rimane indifferente agli insulti. Il mare non deve dimostrare di essere potente, e quando un bambino gli lancia un sasso non si arrabbia, semplicemente assorbe l'impatto. Il non fare nulla di cui parlo non è passività, è una scelta consapevole e strategica. È l'arte di sapere quando l'azione serve e quando è solo spreco di energia. Immagina di essere in una discussione con qualcuno che è chiaramente in torto. Il tuo istinto è demolirlo con fatti e logica. Ma fermati. Cosa otterresti?
soddisfazione momentanea? E poi? Quella persona cambierà idea? Probabilmente no. C'è una forza incredibile in questo approccio. Quando le persone ti provocano e tu non reagisci, iniziano a dubitare di se stesse. Si chiedono se quello che hanno detto era importante. Si rendono conto che forse stanno facendo una figura ridicola. Il non fare nulla diventa la tua dichiarazione di indipendenza emotiva. Stai dicendo: non seguo più il vostro ritmo, la mia energia è troppo preziosa. Questa settimana scegli una situazione che normalmente ti farebbe reagire, un commento fastidioso, una critica, una provocazione. Invece di rispondere, conta fino a 20 e poi fai una cosa completamente diversa. Sorridi, fai un complimento sincero o semplicemente allontanati. Nota come questo cambia completamente l'energia della situazione. Quando la serenità batte l'ego. Questa è forse la lezione più dolorosa da imparare. A volte devi scegliere tra aver ragione e essere felice. E se vuoi davvero vivere bene, devi sempre scegliere la felicità. Seneca lo aveva capito. La rabbia è una pazzia temporanea. E quando insisti per aver ragione a tutti i costi, cosa fai? Ti arrabbi, ti frusti, ti consumi dall'interno. Anche se riesci a dimostrare il tuo punto, cosa hai vinto? Hai vinto un dibattito, ma hai perso la tua pace. La verità è che quando scegli di aver ragione, invece che di essere in pace, stai facendo un cattivo affare. Stai scambiando qualcosa di duraturo per qualcosa di momentaneo. Ma quando scegli la pace, invece che aver ragione, succede qualcosa di magico. L'altra persona, non trovando resistenza, spesso si rende conto da sola di aver sbagliato. È come quando qualcuno ti spinge e tu non resisti. Finisce per perdere l'equilibrio da solo. Anni fa avevo un collega che prendeva credito per il mio lavoro. Ogni volta esplodevo, raccoglievo prove, andavo dal capo. Avevo sempre ragione, ma ero sempre arrabbiato. Poi ho provato un approccio diverso. Non ho detto nulla. Ho continuato a lavorare meglio di prima. Nel giro di mesi era chiaro a tutti chi stava contribuendo davvero. Ecco il paradosso. Spesso quando smetti di cercare di aver ragione, finisci per aver ragione comunque, ma senza stress, senza rabbia, senza energia sprecata. La prossima volta che qualcuno dice qualcosa con cui non sei d'accordo, invece di correggere immediatamente, prova a dire: può essere, non ci avevo pensato da quel punto di vista. Anche se non sei d'accordo, noterai come questa frase disarma completamente l'altra persona e spesso la porta a riflettere meglio su quello che ha detto. Custodire le tue forze vitali. Immagina di avere 1.000 euro in banca. Ogni giorno qualcuno ti chiede 20 euro per cose stupide. Dammeli per arrabbiarti, dammeli per stressarti. Dopo 50 giorni saresti al verde. È esattamente quello che succede con la tua energia emotiva. Marco Aurelio, l'uomo più potente del mondo ai suoi tempi, scriveva: molto di quello che diciamo e facciamo non è essenziale. Se puoi eliminarlo, avrai più tempo e tranquillità. Lui aveva capito l'importanza di proteggere la propria energia. Tu cosa aspetti? Il primo passo è riconoscere chi te la sta rubando. Quella persona che ti chiama sempre per lamentarsi ma non ascolta mai i tuoi consigli. Ladro di energia. Quel gruppo dove si fa solo gossip. Ladro di energia. Quelle discussioni infinite sui social. Ladri di energia. Ecco una strategia che ha cambiato la mia vita. La regola del guadagno energetico. Prima di impegnarmi in qualsiasi situazione, mi chiedo: questo mi darà energia o me la toglierà? Se me la toglie e non è necessario, non lo faccio. Improvvisamente smetti di partecipare a cene dove si fa solo gossip. Smetti di guardare programmi che ti deprimono. Smetti di frequentare persone che si lamentano costantemente. E quando liberi questo spazio, lo riempi con cose che ti nutrono davvero, relazioni che ti ispirano, attività che ti fanno crescere. È come passare da cibo spazzatura a cibi nutrienti. Proteggere la tua energia significa anche dire no senza sensi di colpa. No, non posso partecipare a questo dramma. E non devi giustificare questi no. Domani sera fai una lista delle 5 cose che ti hanno tolto più energia durante la giornata. Poi scrivi accanto a ognuna: era veramente necessario? Per quelle dove la risposta è no,
Pianifica come evitarle in futuro. È il primo passo per riprendere controllo della tua energia. Diventare inattaccabile emotivamente. C'è un momento magico nella tua evoluzione. È quando ti rendi conto che le stesse cose che 6 mesi fa ti mandavano fuori di testa, ora ti fanno sorridere, non perché sei diventato cinico, ma perché hai sviluppato quello che Epitteto chiamava ataraxia, l'imperturbabilità. Epitteto diceva: è impossibile per un uomo imparare quello che crede di sapere già. La maggior parte delle persone crede di essere già matura emotivamente, ma quando qualcuno preme il tasto giusto, esplodono come bambini. La vera maturità emotiva è quando diventi immune non perché non senti più le emozioni, ma perché hai imparato a scegliere quali emozioni meritano la tua attenzione. È come avere un sistema immunitario emotivo così forte che i virus della negatività non attecchiscono. Questa nuova versione di te ha una caratteristica speciale: non ha più bisogno di dimostrare niente a nessuno. Ha capito che la sua pace mentale vale più di qualsiasi discussione, più di qualsiasi ego ferito. All'inizio questo cambiamento spaventerà chi ti sta intorno. Quelle abituate a manipolarti si renderanno conto di aver perso il loro potere. Potrebbero accusarti: sei diventato freddo. Queste accuse sono la prova che stai facendo la cosa giusta. Le persone che veramente ti vogliono bene noteranno quanto sei diventato più sereno, più centrato, più presente. Vedranno che hai più energia per le cose che contano. Questa immunità si sviluppa come un muscolo. All'inizio è faticoso, ma con il tempo diventa naturale. E quando raggiungi questo livello, smetti di attrarre persone tossiche. Attiri persone di qualità che apprezzano la tranquillità. Per i prossimi 7 giorni, ogni volta che qualcuno cerca di provocarti, invece di reagire, fai questa cosa. Sorridi internamente e pensa: interessante tentativo, ma io sono immune. Poi comportati come se non avessi sentito nulla. Questo semplice esercizio mentale rinforzerà la tua immunità emotiva. Padroneggia la calma, comanda la tua vita. Questa è la verità finale. Chi controlla la tua calma, controlla la tua vita. Se permetti agli altri di decidere quando sei sereno e quando sei agitato, stai regalando il telecomando della tua esistenza a chiunque abbia voglia di premere i tuoi tasti. Ma puoi riprendere quel telecomando quando vuoi, anche adesso. Seneca lo spiegava così: non puoi controllare gli eventi, ma puoi controllare le tue reazioni agli eventi. E quando controlli le tue reazioni, controlli la tua vita. Significa che la tua felicità non dipende da quello che fanno gli altri, ma da come scegli di rispondere. Possedere la tua calma significa che nessuno può rovinarti la giornata senza il tuo permesso. Nessuno può farti arrabbiare senza la tua collaborazione. È una forma di sovranità personale che la maggior parte delle persone non raggiungerà mai. Per raggiungere questo livello, devi essere disposto a deludere chi si aspetta che tu reagisca sempre come hai fatto fino ad ora. Tua madre che ti fa sentire in colpa, potresti deluderla non reagendo più. Il tuo ex che cerca di provocarti, potresti deluderlo rimanendo indifferente. Le persone di valore non ti trovano interessante per i tuoi drammi, ti trovano interessante per la tua pace, la tua stabilità, la tua capacità di rimanere concentrato. Quando possiedi veramente la tua calma, diventi inarrestabile, non perché sei aggressivo, ma perché niente può deviarti dai tuoi obiettivi, niente può rubarti la chiarezza mentale. La tua calma diventa la tua arma segreta, il tuo superpotere, la tua firma distintiva. Ogni mattina, prima di alzarti dal letto, dedica 2 minuti a questo esercizio. Respira profondamente e ripeti mentalmente: io sono il padrone della mia calma. Nessuno può togliermi la pace senza il mio consenso. Poi visualizza te stesso che attraversi la giornata mantenendo questa calma in ogni situazione. Questo semplice rituale mattutino programmerà la tua mente per la serenità. Ecco la verità che ti cambierà la vita. Il momento in cui smetti di reagire è il momento in cui inizi davvero a vivere. Non più schiavo delle emozioni altrui, non più burattino nelle mani di chissà come provocarti, non più vittima delle circostanze. Marco Aurelio, Seneca, Epitteto. Questi giganti del pensiero hanno capito 2000 anni fa
quello che la maggior parte delle persone non capirà mai. Il vero potere non è nella reazione, ma nel controllo della reazione. Quando smetti di reagire, perdono il potere su di te, tutti. Il capo prepotente, l'ex che cerca di farti sentire in colpa, il familiare che sa sempre come ferirti, le persone sui social media che vivono per creare polemiche. Improvvisamente ti accorgi che il potere era sempre stato tuo, semplicemente lo stavi regalando a chiunque riuscisse a farti perdere la calma. Ora no, ora sei diverso, ora sei più forte, ora sei libero. La tua calma è la tua rivoluzione silenziosa. Vivila ogni giorno con fierezza. Se hai trovato valore in queste parole, ti piacerà uno di questi video.